Più il mondo diventa spaventoso, più l'arte diventa astratta, affermò il padre dell'astrattismo Kandinsky. Una frase divenuta celebre, tanto da essere riportata nel Libro dell'arte e che si incarna con quel che è stato il cinema tedesco d'avanguardia. L'invenzione della cinematografia è stata la più incredibile tra tutte le scoperte del XX secolo. Di fatto, sopra un supporto chiamato pellicola, per la prima volta nella storia si poteva impressionare la vita reale in movimento e documentare un preciso momento, oppure usare tale arte per intrattenere, divertire e addirittura stupire il pubblico, con dei rudimentali effetti speciali ottenuti grazie all'ingegno e alla capacità dell'operatore durante il montaggio dell'opera. Iniziò così questa straordinaria innovazione che in brevissimo tempo conquistò l'attenzione del mondo, diventando anche un mezzo utile pure per gli artisti d'avanguardia che si avventurarono in vere e proprie opere d'arte moderna. Da questo primo approccio ad opera dei futuristi, veri esploratori di ogni forma di espressione di quel periodo, la cinematografia approda pure in Germania, dove gli artisti tedeschi interessati a questo nuovo mezzo di comunicazione realizzarono dei film per ritrarre l'angoscia del popolo tedesco nel periodo del dopoguerra. Negli anni '20, dopo aver perso la Grande Guerra, la Repubblica di Weimar in Germania si trovò ad affrontare grandi tensioni e conflitti interni. La grave crisi economica causata dai debiti di guerra provocò l'inflazione e una diffusa disoccupazione con il conseguente aumento della criminalità. Tale degrado sociale oscurò nel popolo, già oppresso dalla vergogna della sconfitta, la visione di un futuro preminente. Già dal 1905, agli arbori di tutto ciò che sarebbe accaduto dopo, l'arte rappresentò questo incubo surreale fatto di violenza, di miseria e di angoscia morale, che venne espresso dal movimento Die Brücke a Dresda, un gruppo di artisti dell'avanguardia tedesca che sentiva profondamente la sofferenza umana e che con la loro ricerca dell'espressione interiore a discapito di quella esteriore rappresentarono il cuore originario dell'espressionismo moderno. Sulla spinta di questo movimento, i cineasti tedeschi degli anni '20 iniziarono a creare animazioni e film con scenografie ricche di figure geometriche, angoli acuti, ombre marcate, mondi tetri e deformati, evidenziando le emozioni imprimendole sui volti marcatamente truccati e la recitazione spigolosa degli attori, tutto allo scopo di raccontare storie di miseria e disperazione. Nacque così il cinema tedesco d'avanguardia, uno stile rivoluzionario e antitradizionale, distintosi in 4 particolari movimenti. Il primo è il cinema astratto, ispirato da Kandinsky, dove si fa uso di semplici forme geometriche, distaccandosi perciò completamente dalla realtà per eseguire una ricerca irrazionale ed interiore, attraverso il movimento ritmico di forme elementari, che ritroviamo in film come Diagonale Sinfonie del pittore Viking Eggelin o nella serie Opus di Walter Hüttmann. Il secondo movimento è l'espressionismo, importantissimo per la sua incredibile influenza che ha avuto nel cinema gotico e horror, che si trascina ancora nei giorni nostri. Nell'espressionismo le ambientazioni sono distorte e le scenografie distanti dalla realtà. I personaggi sono dominati dallo sdoppiamento della personalità, dalla malattia fisica o mentale, dal disagio o dal malessere, indagando sempre di più sulla propria identità in un modo bizzarro e macabro. L'esempio più calzante dell'espressionismo è stato Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, caratterizzato dalla scenografia di fondali dipinti con forme acute, deformate e molto marcate, nonché dai personaggi insoliti, spesso deliranti o addirittura terrificanti. Il terzo movimento è il Kammerspiel, termine tedesco che sta per recitazione o rappresentazione da camera, ispirato dalla musica da camera, ovvero in ambienti raccolti e con pochi personaggi, che venivano messi in primo piano al fine di osservarne le emozioni attraverso le espressioni facciali, oppure con riprese più larghe per seguirne i movimenti con la cinepresa straordinariamente mobile. Il quarto ed ultimo movimento è la nuova oggettività, la corrente cinematografica tedesca più razionale fra tutte, per via della sua documentazione visiva realistica su com'era la società tedesca nel dopoguerra,
raccontata attraverso una mescolanza di scene riprese e costruite assieme a quelle vere, che servivano a rendere il lavoro autentico, una tecnica divenuta poi di ispirazione nel neorealismo italiano. In questo movimento le storie si concentravano su argomenti insoliti o poco trattati, ma pur sempre realistici. Il cinema tedesco d'avanguardia non si atteneva perciò all'arte tradizionale o all'aspetto tecnico del cinema. Attraverso le loro opere, i registi tedeschi intendevano evidenziare l'alienazione del popolo tedesco in un periodo tanto oscuro, nonché le conseguenze sociali e psichiche del decadimento della fallita Repubblica di Weimar. Una vera denuncia collettiva documentata, ma anche un severo avvertimento di cosa stava per diventare la Germania, ormai corrotta, violenta, tetra e priva di prosperità.